Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dincau e questa è la masterclass di Excel. Allora siamo giunti alla lezione 19. Quest'oggi andremo ad approfondire, a scoprire come funziona la funzione cerca verticale, cerca orizzontale. Poi vedremo anche come funziona la funzione se.errore in modo da gestire eventuali errori che ci vengono restituiti dalle formule. E poi termineremo questa lezione utilizzando in combinata il cerca verticale o il cerca orizzontale insieme alla funzione confronta in modo da renderli completamente dinamici. Allora andiamo nel file di esempio e capiamo che cos'è il cerca verticale. Praticamente vedete, il cerca verticale mi permette di ottenere il risultato, vedete qui c'è mele, se qui prima premo su questa linguetta qua, prendo pollo e mi restituisce 20, quindi lui fa una ricerca su un set di dati e mi restituisce il valore che io vado a decidere. Il cerca verticale nello specifico restituisce la colonna che io voglio avere in uscita, perché se faccio la ricerca su una tabella grande così, io gli dico che in uscita voglio cercare pollo, ma voglio il valore della colonna 1, restituirà pollo. Colonna 2 mi restituirà 20, colonna 4 perché qui ce n'è un'altra mi restituirà pollo ancora, colonna 5 mi restituirà 30. Mi serve per fare questo tipo di ricerche. Ecco cosa è utile. Magari noi abbiamo la prima tabellina che è questa e un'altra tabellina che è posta su un altro foglio che è questa. Allora io magari cosa potrei fare? Potrei andare qui, fare un'aggiunta, ok? Io voglio andare a farmi un bel cerca punto verticale di che cosa? Quindi apro la funzione scrivendo appunto cerca verticale e qui che cosa gli do? Praticamente la prima cosa che gli dobbiamo dare è il valore che io voglio andare a ricercare. Vedete cosa vuoi cercare? Voglio cercare questo valore qua. Perfetto, il secondo valore che dobbiamo dargli, vedete, è dato da 4 elementi, il cerca verticale, è la matrice dove vuoi andare a cercare questo valore. Io gli dico che lo voglio cercare qua, ok? Quindi sto prendendo praticamente, qua non ho fatto il punto e virgola, prendiamo questo valore e lo cerchiamo da questa matrice che è di qua. Poi mi sposto alla fine e gli dico l'indice è la colonna che voglio avere in uscita da questa ricerca, quindi lui partirà sempre dalla colonna 1 e il cerca verticale partirà sempre dalla prima colonna, non posso farlo partire dalla colonna 2. Quindi se io qua gli metto un 2, avrò in uscita praticamente la quantità che sarà relativa a mele, che adesso vediamo che comunque qua mele non c'è, ma pollo c'è. Quindi poi facciamo ancora un punto e virgola e gli diciamo guarda che tipo di occorrenza vuoi andare a ricercare, una corrispondenza approssimativa, quindi la ricerca mele non deve essere perfettamente uguale, magari se scrivo mel me la trova ugualmente, però è un po' difficile da usare. Tendenzialmente al 99,9 periodico si utilizza sempre falso, in modo da fare sempre una ricerca esatta di quello che noi vogliamo cercare. Quindi se qui sto cercando mele, ok, io qua cercherò in questa tabella mele. Se non c'è, ovviamente mi restituisce un errore perché appunto non c'è il valore. Proviamo a trascinarla. Se noi vediamo che cosa succede, ecco che qui ad esempio mi trova il pollo, perché appunto il pollo me lo trova e quindi mi restituisce il valore 30. Quindi cerca verticale ci è utile a fare inserimenti di campi che arrivano da altre tabelle. Questa è una cosa veramente molto utile. Attenzione a non abusare del cerca verticale, perché se lo applicate su tabelle che magari hanno 100.000 record, inizierete a far macinare veramente tanto il processore e il file comincerà a diventare lento. Se poi abusate proprio che lo usate su tantissime formule, il file diventerà sempre più lento. Se avete grosse mole di dati, lo strumento giusto non è la formula di Excel, ma bisogna andare con i tool più avanzati che sono Power Query e Power Pivot di Excel. Eventualmente nel mio canale trovate le playlist se volete approfondire. Però insomma è sempre molto utile conoscere il cerca verticale e come funziona. Quindi vedete appunto che qui faccio il cerca verticale, in base a quello che seleziono qui vado a cambiare appunto il risultato. Vediamo velocemente il cerca orizzontale, che è la stessa cosa. Praticamente al posto di fare una ricerca in verticale e poi avere in risultato una colonna a mia scelta, ok, in base al numero di indice che vado a mettere, cerca orizzontale è identica al cerca verticale, solo che ragiona con le righe. Cerca verticale ragiona con le colonne, cerca orizzontale con le righe, quindi sempre cerca oriz, ok, gli do il valore che voglio andare a ricercare, che in questo caso è qua nascosto sotto dalla formula, poi gli do il perimetro, la matrice dove voglio andare a cercare, quindi vedete è questa la matrice che vado a fare la ricerca, e lui inizierà sempre dalla prima riga a cercare in orizzontale, quindi andrà da qui verso destra finché lo trova. Quando lo trova, ok, gli dico, ok, sto cercando pollo in questo caso, quindi arrivo qua. Quale riga vuoi restituire in output? La 1 è pollo, la 2 è il 20. Quindi se qui metto l'indice 2, ok,
mi verrà restituito 20. Ovviamente poi punto e virgola e gli dico falso perché vado a fare una ricerca esatta della mia corrispondenza. Quindi se andiamo qua e stavo cercando mele, vedete, arrivo, ecco che trova mele e punta a 50. Vedevamo poco fa che praticamente può succedere che compaia un errore e questo magari può essere un po' fastidioso. Praticamente se non trova il valore, vedete questa formula sta cercando, praticamente partendo da questa cella come riferimento, la sta cercando dentro qua e poi se non la trova mi dà ND perché effettivamente nella tabella in cui fa la ricerca non esiste questo valore da ricercare. Allora lui va in tilt e dice guarda c'è un errore, me lo segnala proprio, ok? Allora può essere che sia fastidioso vedere l'ND in uscita, quindi con la funzione se.errore, ok, noi possiamo dirgli guarda se.errore, ok, e apriamo la tonda, vedete, lui dice guarda fatti la tua formula come la vuoi fare, se poi la tua formula restituisce un errore, allora assegna tu un valore che vuoi in, in alternativa all'errore classico che darebbe lui di ND. Quindi adesso scriviamo la formula classica, cerca punto Verta ad esempio, che valore cerchiamo? Cerchiamo la F43 che è quello qua sotto, facciamo punto e virgola, lo ricerchiamo qua su questa matrice, poi facciamo punto e virgola e vogliamo ottenere in risposta la quantità e quindi facciamo 2, facciamo punto e virgola, sempre falso e chiudiamo. Adesso però, ok, chiudiamo, ho premuto invio, ho sbagliato perché ho chiuso il cerca verticale ma non ho chiuso la parentesi del se errore. Anche qua va fatto punto e virgola e se non voglio nessun risultato, quindi che mi lasci bianco se va in errore, lascio la doppia virgoletta, così lui riscrive bianco. Chiudo la tonda, ecco che praticamente lui mette bianco perché pasticceria non esiste. Se metto ciambelle, vedete che esce 100, se cancello mi esce vuoto. Se volessi scrivere non esiste, ok, come risultato vedete che quando lui non trova il valore mi restituisce non esiste, quando cambio invece mi restituisce il valore. Quindi questo è il se.errore. Adesso andiamo a vedere cosa fa la funzione confronta, praticamente la andiamo a combinare con il cerca verticale oppure con il cerca orizzontale. Qua vedete che praticamente io ho la misura, ok? Quindi qui vado a selezionare la misura che io voglio ricercare e qui vado a selezionare il frutto che voglio ricercare che è verso destra. Quindi andrò ad estrarre, qui vedete l'ho fatto col cerca verticale ma si può fare anche col cerca orizzontale, in base a quello che io seleziono qui, vedete lui fa la ricerca, mi dice 0,22, ok, perché sto cercando le arance IVA, quindi arance IVA, ok, la coordinata è questa, se cambio qui e metto prezzo, mi dice 6 perché sto estraendo il prezzo di arance. Come faccio a fare questa cosa qua? In realtà è relativamente semplice, nel senso che, vedete, la formula è sempre questa praticamente. Vado a fare un bel cerca verticale, gli do il valore da ricercare, quindi cerco questo valore qua, e poi che cosa faccio? Faccio la ricerca sulla matrice che mi interessa, quindi vengo qua. Quindi che cosa sto facendo qui? Il cerca verticale, vedete? Io sto facendo la ricerca su questo set di dati qua, quindi dalla quantità all'IVA fino al 4%, ok? Questa cosa rossa che vedete qua. Facciamo ancora un po' di zoom, si vede. Questa zona qua. E poi cosa gli dico? Praticamente dobbiamo dargli l'indice di uscita, quindi una volta che io ho trovato il prezzo, io gli dovrei dare manualmente il numero di colonna che voglio ottenere, però in questo caso lo vogliamo fare in automatico. Ecco che ci viene in aiuto il confronta, quindi dove va inserito l'indice, noi andiamo semplicemente a fare un confronta. Come funziona il confronta? È una cosa simile a cerca verticale e a cerca orizzontale. Quindi scriviamo confronta, gli diciamo il valore che vogliamo ricercare, che in questo caso è questo, ok? Perché stiamo cercando il frutto, e poi gli dico dove andare a ricercarlo e gli do questo intervallo qua. Quindi lui partirà da qui, colonna 1, 2, 3, 4 e 5, ok? E poi cosa gli dico? Dopo il punto e virgola, lui mi fa delle proposte, mi dice guarda, scegli che tipo di risultato vuoi ottenere. Lui mi dice se metto un 1 mi fa minore di, se faccio 0 è corrispondenza esatta, che è esattamente quello che ci serve a noi perché noi stiamo cercando il frutto, quindi vogliamo una corrispondenza esatta. Se metto meno 1 è maggiore di, quindi lo possiamo usare anche per fare dei calcoli, questa cosa qua. Diciamo che comunque lo 0 è quello che a noi interessa, quindi se io qua ci metto lo 0, che cosa fa lui in questo caso qua? Ce la estrapoliamo questa formula qua,
praticamente ci dà il riferimento della colonna. Se noi andiamo qui e facciamo solo questa formula qua, vedete che seleziona quest'area qua e premo invio, lui mi dà che è la colonna 3, difatti arancia è sulla colonna 3. Se io vado qua e metto banane è sulla colonna 4. Ecco che così all'interno del cerchio verticale, mettendo appunto il confronto, otteniamo appunto la possibilità di fare un cerchio verticale dinamico abbinandolo col confronto e ci dà le coordinate in verticale e in orizzontale. Ovviamente possiamo fare la versione inversa, che è il cerchio orizzontale, dove utilizziamo il confronta facendo una ricerca in verticale, quindi perché l'orizzontale, ricordo ancora che vuole in uscita, quindi l'indice dobbiamo dargli il numero di riga, quindi noi partiamo all'opposto del cerchio verticale, quindi facciamo una ricerca in orizzontale dei nostri dati e troviamo la coordinata e poi scegliamo la riga partendo appunto selezionando il confronto su quest'area qua. Così poi quando lui cercherà il prezzo mi dice guarda è la riga 3, ok, il cerchio orizzontale mi dice che è la riga su banane, è la riga, ehm, è praticamente questa colonna qua, lui va giù e mi trova la coordinata. Molto molto semplice e veramente molto molto potente a rendere le cose dinamiche. Bene, abbiamo visto praticamente cerca verticale, orizzontale, se punto errore e confronta. Come sempre, se il video è stato di vostro gradimento, lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Ovviamente la risorsa è scaricabile per chi è abbonato col livello studente oppure superiore. Eventualmente, se non siete abbonati ma credete vi piace quello che sto facendo in questo canale, pensate magari ad abbonarvi, così mi aiuterete a sostenere appunto la crescita di questo canale. Eventualmente sapete che potete sempre andare a condividere le risorse nei social network, così mi aiuterete ad acquisire visibilità. Vi ringrazio molto per l'attenzione, ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!